L'America è stata inizialmente il paese agognato da chi fuggiva dalle persecuzioni religiose in Europa. Ma una volta arrivati nel Nuovo Mondo, molti andavano in un letargo religioso, man mano che le pressioni e le opportunità del Nuovo Mondo occupavano le loro vite. Nel 1700-1800 ci furono due ondate di ravvivamento conosciute come il Grande Risveglio. Una persona fondamentale nel primo grande risveglio fu George Whitefield. George Whitefield frequentò la Oxford University e fu membro dell'Holy Club insieme a John e Charles Wesley, che cercava di portare un risveglio pratico e spirituale nella vita dei singoli e nelle comunità. Dopo essersi laureato, non si stabilì in una chiesa, ma divenne famoso come predicatore itinerante e per 8 volte nella sua vita andò in America. Morì qui, in America, ed è sepolto in questa chiesa di Newburyport, Massachusetts. Negli anni 40 del 1700, probabilmente oltre al re d'Inghilterra, George Whitefield era l'inglese più conosciuto d'America. I suoi sermoni accattivanti emozionavano il grande pubblico su e giù per la costa orientale e portarono un risveglio in tutte le denominazioni, soprattutto tra i battisti. Fu il primo predicatore a predicare agli schiavi nel sud e in questo grande risveglio, per la prima volta, moltissimi afroamericani abbracciarono il cristianesimo. Il primo grande risveglio portò a una moltiplicazione delle chiese e a più rispetto e collaborazione tra tutte le denominazioni. Alcuni dicono che questo periodo ebbe un impatto sui cambiamenti che l'America avrebbe vissuto nel giro di poco tempo. Alcuni studiosi sostengono che il movimento evangelico negli anni 40 del Settecento giocò un ruolo fondamentale nello sviluppo del pensiero democratico, nella fiducia nella libera stampa e nel fatto che le informazioni debbano essere condivise in modo imparziale e non controllato. La guerra di indipendenza americana e la dichiarazione di indipendenza ebbero luogo pochi decenni dopo. Il secondo grande risveglio iniziò intorno al 1800 e continuò fino agli anni 30 dell'Ottocento. Un nome associato al risveglio di quest'epoca in America è Charles Finney. Egli portò i camp meeting in città e introdusse un tipo di risveglio che fu copiato da molte altre chiese dell'epoca. Includeva la preghiera per gli altri, chiamandoli in pubblico con il nome, il permesso alle donne di testimoniare e pregare in pubblico insieme agli uomini, l'introduzione davanti alla chiesa di un anxious bench e uno spazio in cui incontrare e pregare con la gente. Infine, gli incontri si protraevano per molte settimane nelle città. Il risveglio ebbe luogo nelle piccole cappelle sparse per la costa orientale e anche nelle grandi città. Fu soprattutto forte negli stati del nord-est americano e segnò una svolta notevole nei luoghi in cui si spostò dall'elite acculturata a coloro che erano meno istruiti e meno ricchi. Un effetto secondario di questo risveglio fu che furono incoraggiati altri movimenti di riforma, come il movimento per la temperanza, per l'abolizione della schiavitù e per i diritti delle donne. Furono abbattute le strutture e si diffuse il Vangelo. Dio stava usando il clero ordinato e i laici allo stesso modo per diffondere il messaggio e portare il risveglio. Questo appianò la strada a chi voleva accettare i messaggi che uomini e donne umili e spesso ignoranti avrebbero diffuso negli anni successivi. Dio non ha mai posto limiti accademici, strutturali o di classe sociale. Ha usato e continuerà ad usare servi umili per predicare il suo messaggio. Un altro risveglio avverrà in questo mondo prima del ritorno di Gesù. Un risveglio che questo mondo non ha mai visto prima. E Dio sta cercando gente, uomini e donne, giovani e vecchi, che vogliano essere usati da Lui.